nel mio spazio tra il corpo e la gente, quasi come un pensiero costante, non sorprende ma offusca la mente. E tu che sei così distante, ti vorrei soltanto dalla mia parte, come il buio che spegne il presente e lascia spazio ad un elefante. Questa quarantena è coincisa con l'inizio di una gravidanza. Rimanere a casa ha voluto dire ritrovare una normalità, ritrovare degli orari, ritrovare una vita normale, alzarsi tutte le mattine a un orario che non sia diverso, mangiare tutte le sere cena con mio marito, dormire tutte le sere nello stesso letto, rimanere tutti i weekend a casa. E per me questa è una normalità che sono 10 anni che non avevo più. Di sacrificio dello stare in casa non è cambiato molto. È cambiato il fatto di avere lei a casa e mio marito a casa. E la cosa bella per me è che è stata un'occasione. Una famiglia sembra di conoscersi, in realtà ci sono ancora tante cose da scoprire. Ho capito che magari anche le persone che non mi andava di vedere tutti i giorni, che c'erano di più le persone che magari prima disprezzavano un po'. Milioni di libri sul comodino e ho imparato a non leggerne neanche uno. È diventato tutto ancora più a microscopio. In un tempo tutto nuovo. Ho scoperto un rapporto incredibile con il papà della mia bambina, che è il mio ex compagno, e abbiamo visto tutti i lati che avevamo lasciato indietro prima e che abbiamo ripreso adesso. Però più di tutto ho imparato che posso stare a casa mia tanto e posso stare a casa mia con la mia bambina tanto. Per me è stato un modo per mettermi alla prova e sentire che non c'è limite alla voglia di stare con lei, alla voglia di stare con me stessa in tutto quello che abbiamo vissuto in questi 40 giorni. Fermarci
sicuramente è qualcosa che è arrivato così all'improvviso, ma che ci ha costretto a rivedere la nostra vita, ad andare all'essenziale. Allora personalmente io ho fatto questo esercizio, sono andato all'essenziale. Molte persone si sono sentite in dovere quasi di aiutare chi stava più in difficoltà e ho visto che nel dare, nel donare ricevevano tantissimo, ricevevano pace, ricevevano serenità, ricevevano voglia di ricominciare. Ho trovato molto tempo libero che ho potuto spendere in molti modi nuovi che non mi sarei mai aspettato, come ad esempio la cucina. Ho avuto il tempo per poter anche riflettere, ho avuto quel tempo che da studente ogni tanto manca perché si è sempre sballottati da una parte all'altra. Tempo per poter dire adesso mi fermo e penso un attimo, rifletto su qualcosa e diciamo che è stato anche un modo per conoscere meglio me stesso. È un modo di entrare un po' di più dentro se stessi e di vedere un pochettino quali sono poi le cose che la vita ti può riservare in futuro, ciò che tu vuoi fare, ciò che tu vorresti fare. Quindi questo periodo qua mi è servito per questo, o comunque mi sta servendo per questo. La coppia è maggiormente cresciuta. Beh, sicuramente io ho vissuto la quarantena solo a metà, continuo ad andare a lavorare regolarmente tutti i pomeriggi perché lavoro in una casa famiglia e il contatto con i bambini non si ferma, fortunatamente mi viene da dire. La quarantena ha cambiato tutti noi, il nostro modo di vedere le cose, ci ha permesso anche forse in un certo senso di prenderci un po' di tempo per noi stessi, cosa che non siamo abituati a fare perché abbiamo sempre delle vite molto frenetiche. Di concentrarci su cose magari un po' meno futili e anche capire quanto sia importante, una volta usciti da questo periodo, fare tutte quelle cose che avevamo rimandato, che ci siamo sempre detto tanto c'è tempo, invece il tempo magari a volte non c'è. Ho ripreso una passione che avevo lasciato un po' accantonata. Ho fatto una bellissima borsa all'uncinetto, dopo la vado a prendere e te la faccio vedere. È una roba che mi ha impegnato tante ore alla sera a sferruzzare, così che questo tempo ha liberato molte energie creative. Ho sentito anche storie di persone che si sono un po' reinventate e che hanno ripreso a fare cose che prima non facevano più. Lockdown in ottica un pochino creativa. Eccola qua, la mia creazione che, ripeto, sembrerà banale ma davvero non lo è, ci vuole un attimo per organizzare il tutto. Nella mia vita ho passato, questo è il mio terzo periodo di quarantena in realtà, perché
I miei primi 2 sono stati per colpa della salute, invece questo è una quarantena forzata ed è quello che stiamo vivendo tutti. Le cose che mi mancano di più sono quelle proprio basilari, piccole. Mi mancano gli affetti dei miei amici, mi manca il sorriso di mia nipote. Quello che ho imparato è che anche in casa e soprattutto anche da casa posso gestire tutto quello che faccio di solito e ho gestito tutta la radio da casa. Ha obbligato una fetta di persone a sbattere contro la tecnologia che era fino a febbraio un mostro sconosciuto. E invece tanta gente ha scoperto che questo mostro in realtà non fa paura, che anche da lontani si può stare vicini grazie alla tecnologia. Porto via qualcosa da questa quarantena e la conferma di quanto importante sia un rapporto d'amicizia vero, e quindi ne approfitto. Grazie a tutti i miei amici. Mi sono reso conto che si può vivere senza bene, si può fare molto meno, possiamo togliere tanto. Ecco, come diceva Corona, io amo la montagna e si deve togliere. Corona, il scrittore, alpinista, si deve togliere, possiamo togliere, non le auto però, io le vedo. Un'occasione di viverci più profondamente, di come conoscerci Conoscerci, in un certo no? senso. Ci siamo conosciuti un po' di più. Tu, Sì. per esempio, hai conosciuto anche un po' di più tuo fratello, no? Sì. John. Chi è John? È un uccello. Che si appoggia sul Filo della luce ogni mattina. Chiamatelo John. il tuo amico John. E vabbè, comunque, in quarantena abbiamo conosciuto anche John. È un modo carino per dire che normalmente la mattina ci si alza Michele, vai a vestirti, la colazione, hai fatto la cartella. Invece in questa quarantena guardavate fuori dalla finestra e vedevate gli uccelli e dicevate guarda quello lì, John. Sicuramente il valore della rinuncia di cose che davamo per scontate, quindi davamo per scontato gli amici, davamo per scontato la birreria, magari anche clienti, allievi o amici, per parlare di nuovo con mio marito, perché non abbiamo chissà quanto tempo nella normalità delle nostre giornate, quindi a rivalutare anche le chiacchierate su tutto quello che può essere vita. I giorni che posso stare in quarantena a casa li apprezzo molto, anche 2 o 3 giorni consecutivi, come mi è capitato adesso col 25 aprile che sono stata a casa 3 giorni. Sicuramente apprezzi il valore delle persone che da 2 mesi che non puoi vedere, il valore delle cose, che con la scusa di venire in farmacia escono più volte al giorno, anche alcuni, altri accumulano tutte le commissioni una volta alla settimana e altri escono molto di più, e tutti però dicono che bisognava effettivamente fermarsi un attimino. Piccole cose che sono quelle poi quotidiane della vita, no? Che tutti pensavamo di dare per scontato, ma
qualsiasi cosa, gli affetti familiari, viverli giorno dopo giorno, tutte queste piccole cose che prima forse magari davamo troppo per scontato, per cui questo periodo qua secondo me ci aiuta molto a capire quello che veramente vale e conta nella vita. Certo, poi è una situazione difficile, ma abbiamo sempre superato tutto in Italia. L'italiano è un popolo forte, quindi ce la faremo anche questa volta a superare questa cosa qua. Per me è un libro meraviglioso dove mi ha fatto vedere come l'essere umano, come la società, attraverso la lettura di quel libro, mi ha dato un input per riscoprire una modalità nuova di partenza. Quindi nel mio caso sarà una nuova ripartenza, più soft, e quindi anche lo dico più lentamente perché anche la mia comunicazione è cambiata. Da domani la mia vita rinnovata. Io che faccio un lavoro che è molto a contatto con il pubblico e che quindi per certi versi ho un overdose nei rapporti, per me è stato un bel modo per, se vuoi, disintossicarmi. Mi ha fatto riflettere sul fatto che non è vero che non ci possiamo ogni tanto fermare, perché si è fermato il mondo. Nella quale siamo andati a ficcare il naso e per la quale è successo tutto questo, ci abbia mandato un messaggio che tutto sommato ci serve anche a riequilibrare noi stessi. Non facevamo mai come la pizza, magari la prendevamo da esport oppure la mangiavamo direttamente in pizzeria. Invece adesso la facciamo in casa con papà, mamma e Ettore. Adesso sto leggendo molto e quindi ho scoperto proprio una cosa che mi piace. Comunque mi piace anche lavorare con la terra. E stare con i miei amici è una cosa molto importante e che la davo per scontata. Tipo andare a scuola, stare con i miei compagni, divertirmi, uscire, andare a fare una passeggiata. Ogni tanto dicevo anche no, non ho voglia, faccio finta di niente, dico che ho da studiare così non vado. Anche solo parlare con le mie amiche mi rende veramente felice e magari mi allontana da pensieri che stando da sola mi tormentano tanto. Il silenzio è il silenzio benefico anche. Che bello, siamo a casa e guardiamo un film, ci facciamo la pizza, impastiamo quando non sei al lavoro. No, perché comunque questo spettro pazzesco c'è e lo sentiamo. Di un silenzio vivo, interiore, ma che fa un silenzio ricco, vivo, interiore, ma ricco, laddove c'è un po' di tutto. Quindi l'ho ritrovato sia a casa che sul lavoro. Siamo più uniti come famiglia e che di corsa bisognava scappare, bisognava correre di qua e di là, non avevi tempo. Invece facendo le cose più rallentate, più tranquille, più... Sono dovuta dividere tra casa e bambine. E certo che comunque il lavoro della mamma più ore al giorno è molto impegnativo. Sono molto contenta di aver potuto trascorrere con loro qualche giornata in più. Un lavoro della campagna, quindi
tornerò a lavorare lì. Questa è un'altra delle cose positive che forse questo periodo ha portato. Di stare fermo, di doversi riscoprire in un altro lavoro è stato qualcosa di bello, di magnifico, è tutto in su. Prima abitavo da sola, adesso è venuta mia mamma qui perché non abitavo più con lei e quindi c'è stata una riscoperta di tante cose e ci siamo improvvisate parrucchiere, estetiste, toilettatrici di cani. Io amo la casa a prescindere, l'arredamento, queste cose me lo sono curata io e quindi adesso lo sto veramente apprezzando al 100%. E tipo leggere un libro che avevo comprato a Natale, che spesso così, che ho detto chissà quando riuscirò mai a leggerlo, e l'ho finito ed è un libro meraviglioso sulla fede che mi ha dato ancora tanta più forza rispetto a prima e quindi confido che il Signore ci accompagni sempre. Avevamo veramente bisogno di una pandemia per fermarci un secondo e osservare. Tempo per osservare le fortune che abbiamo. Ovviamente osservando ci vengono fuori le cose positive ma anche quelle negative, quindi non è sempre facile. Quando non puoi uscire fuori e guardare fuori, guarda dentro. Stiamo vivendo di fatto il momento più difficile della nostra esistenza. Non abbiamo mai avuto grosse difficoltà nella nostra vita, questo ce lo ricorderemo per sempre e lo racconteremo per sempre. La difficoltà maggiore di ciò che stiamo vivendo è lo stare chiusi in casa. Le difficoltà vere, concrete arriveranno, probabilmente saremo tutti un po' più poveri presto, ma al momento il disagio maggiore sono dovuti al fatto che siamo chiusi in casa. E vado nelle case di quelli imprigionati e ho modo di vedere, ho avuto modo di constatare che stanno cambiando, che stanno succedendo delle cose, che quasi questo stare chiusi in casa viene preso come un'opportunità per essere delle persone diverse, ma ci sia la percezione di questo e ci si guarda indietro come dire. Io andavo tutte le domeniche nei centri commerciali, posso anche farne a meno, questa non è. Quindi quello che ti chiedo, che cosa hai imparato da questa quarantena? Che cosa è successo di positivo nella tua vita in questo brutto periodo? E avevi un libro sul comodino da una vita che non avresti mai letto e lo sapevi che non avresti mai letto. Adesso sei a casa e hai avuto il piacere di leggerlo e hai amato alla follia. Everybody's running now while I'm looking around. It is my birthday today, but I didn't grow up. A rainbow's just a word that means nothing anymore. I feel so low today, this is not my home.
and fighting with the smoke and sleeping with your bones. Don't worry now, I have to go. I will find your song. Let me swing to my sea.